Bentornati sul canale e benvenuti a Margaret River. Siamo in autunno, si accendono i camini, ci si siede a sorseggiare del buon scotch, intavolando conversazioni sulle migliori onde della giornata. Attorno solo gente scalza, con il berretto di lana sulla testa e un calice di vino rosso in mano. Che cosa accada agli australiani in questo periodo dell'anno, siamo qui per scoprirlo. Quanto è certo è che nulla al mondo è capace di destabilizzarli, gli anglosassoni, più del cambio guardaroba, e che per vestirsi guardino il calendario anziché il meteo è un dato di fatto, difficilmente opinabile. Regione verdissima, Margaret River ricorda a tratti la Toscana, a tratti la strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena. Un po' per le sue prestigiose aziende vinicole che si estendono a perdita d'occhio, un po' per gli agriturismi dove fare degustazioni di prodotti locali. Scordatevi logicamente il Lambrusco però, e che Dio benedica il Lambrusco. Meta prediletta dai buon gustai del territorio, la zona risulta altresì conosciutissima tra gli appassionati di surf, per essere una delle iconiche tappe del tour di campionato mondiale. Ogni anno infatti ad aprile Kelly Slater, Fioravanti e compagnia bella si sfidano tra le sue onde per cercare di aggiudicarsi il titolo di campioni e qualificarsi per i giochi olimpici. Con l'intento di riprendere un po' di pettorali scolpiti a regola d'arte, mi sono quindi diretta a Surfers Point per assistere ai vari round eliminatori che lo scorso anno hanno portato il brasiliano Medina Parabéns Gabriel sul gradino più alto del podio da un lato e la hawaiana nonché 5 volte campionessa del mondo Carissa Moore dall'altro. Quelle che vedete sono le immagini della Margaret River Pro 2023 e questa, signori, è Margaret River. Go Shelly for life! On the big screen now, we're seeing the replay of Makey's opening ride. First turn was strong, had to navigate the seconds. Yeah! Dimenticarmi del weekend di vita trascorso personalmente sarà pressoché impossibile. Come dite, ho un debole per i brasiliani, può darsi, in realtà più per le brasiliane, è che ci ho messo 4 giorni a riprendermi da una nottata che definirla di merda è un complimento, dato che la mattina seguente ho impiegato 10 minuti ad uscire dal bagagliaio dell'auto per il mal di schiena, convinta al 51% di essere finita sotto un road train e per il 49% di non potercela fare senza l'aiuto di un chiropratico. Che cosa è successo? In breve, al mescio palma trasca che vi sotto al cul, direbbe mio papà. Essendo appunto gonfiabile, infatti sto materassino mi è nel vero senso della parola scoppiato sotto al culo mentre dormivo, causandomi, oltre che un risveglio piuttosto burrascoso, una lunga diatriba interiore su come posizionare il mio unico ausilio antidecubito rimasto, che no, non era la borsa dei panni sporchi, ma che comunque di attutire la pressione sul sacro non aveva, oltre che chance, la benché minima intenzione. Panni sporchi a parte, proseguendo verso l'anonimo angolo occidentale dell'Australia meridionale, in direzione Albany, se mai vi capitasse per sbaglio di andarci, noterete quasi sicuramente una miriade di similitudini con il New South Wales, collocato esattamente sulla stessa latitudine, ma sulla costa est, quella turistica per capirci. La sensazione che molto probabilmente proverete sarà infatti quella di esserci già stati, di aver già percorso quel tratto di strada, di aver già fotografato quegli scorci. Non a caso in VA la costiera del sud è soprannominata Great Ocean Drive proprio perché regala scenari mozzafiato, paragonabili a quelli che si ritrovano lungo la più celebre Great Ocean Road, nonché la panoramica che serpeggia nel Galles del Sud, considerata appunto la versione orientale della Great Ocean Drive. Nel prossimo episodio andremo a vedere dunque che cosa fare giù al sud, perché non andarci e quale altra sfiga ci ha colpite come un fulmine a ciel sereno. A presto, mates!